Ciao a tutti, le chitarre Arrow sono finalmente arrivate. Ve ne avevo parlato 4 o 5 mesi fa su questo video e niente, mi avevano colpito per il loro eccezionale rapporto qualità-prezzo e le andiamo subito a vedere, me ne hanno mandate un paio. Oggi guardiamo questa intanto. Prima 40 secondi esatti di unboxing, poi partiamo con questa chitarra. Arrow Guitar io non le conoscevo, le ho conosciute guardando un video su YouTube e mi sono sembrate interessanti e ho pensato fosse interessante farle conoscere anche a voi. È un marchio che non è affatto appena nato, non è un marchio nuovo, è un marchio che ha la sede in Polonia, ma Arrow è famosa già da tempo per le sue chitarre acustiche e chitarre classiche. Da qualche tempo, da fine dell'anno scorso, ha cominciato a produrre anche chitarre elettriche nelle forme classiche, Telecaster, Stratocaster, Gibson, SG e via dicendo, e anche bassi elettrici. E cerca di entrare nel variegato mondo delle chitarre entry level, delle chitarre per coloro che cominciano a suonare, ma cerca di farlo in un modo abbastanza professionale, se così si può dire, proponendo degli strumenti sì economici, ma costruiti bene e soprattutto con dei buoni materiali e insomma una qualità sonora molto più che dignitosa. Ad esempio questa Telecaster che mi hanno inviato, e voglio ringraziare Luke e tutti i ragazzi della Arrow che mi hanno inviato 2 chitarre. Questa è un modello Strato che credo sia alle mie spalle, e per la loro gentilezza e disponibilità mi hanno inviato anche delle magliette. Adesso prima ne avevo su una, adesso l'ho cambiata, e sono stati molto gentili veramente. Comunque non mi hanno, come al solito nel mio canale, nessuno mi obbliga a dire niente, non mi hanno obbligato a dire nulla che non sia quello che penso realmente di queste chitarre, per cui la mia recensione sarà assolutamente tranquilla e imparziale come sempre. Stavo dicendo, questa Telecaster ha un corpo in pioppo e un manico in acero e devo dire è arrivata già settata molto bene, e questa è una cosa che alla Arrow ci tengono, nel senso sanno bene che una persona che comincia a suonare, se si trova con una chitarra da settare dal ponte all'altezza delle corde al capotasto e via dicendo,
è, è già veramente una partenza in salita. Ecco, per cui se arriva uno strumento già suonabile, già settato abbastanza bene, è solo che un vantaggio per chi comincia a suonare. Chiaramente se dietro alle spalle ha qualcuno che sa ed ha esperienza, può aggiustare qualunque strumento, ma insomma se arriva già pronto è tutto di guadagnato. Ecco, il capotasto ovviamente è in materiale plastico, fatto bene, comunque tagliato bene. Le meccaniche sono meccaniche assolutamente non brandizzate, però anche queste fanno onestamente il loro lavoro. Più tardi voglio aprirla e vedere cosa c'è. Sono quasi certo che ci siano dei pick up ceramici, ma avendoli suonati e avendo voi adesso appena sentito una piccola suonata sopra una base musicale, avete sentito insomma i due pick up al ponte e al manico suonano bene. Io non ho usato quello al ponte, lo userò più tardi. I potenziometri, come sentirete, vanno bene. La piastra è in metallo, per il resto è tutto a posto. Ecco, rispetto al loro sito, nel sito, nella foto, questa chitarra ha i buchi nel corpo e le corde escono dal ponte. Qui no, le corde escono, non escono, partono direttamente dal ponte, come appunto nei modelli di Telecaster più economiche. Penso e spero sia una loro svista, che mi hanno mandato magari uno strumento non ancora definitivo, e in ogni caso l'incidenza sul suono, soprattutto insomma in questi strumenti entry level, è abbastanza così trascurabile, però è una cosa che devo dire è diversa dal sito. Per il resto il manico è satinato, è molto scorrevole e direi che non ho altro da dire su questa chitarra. Più tardi parleremo ancora. Ecco qui, andiamo a sentire un po' di suoni crunch. Cominciamo con il pick up al manico. Direi niente male, considerando sempre la fascia di prezzo di questa chitarra. Sentiamo adesso i due pick up assieme, posizione centrale. Ecco, qui già si comincia a sentire un po' di twang classico della Telecaster. Andiamo sul pick up al ponte, dal quale mi aspetto che si senta ancora di più. Decisamente si sente di più questo twang da Telecaster. Il pick up al ponte fra i due è quello che preferisco. Andiamo a sentire un po' il volume e il tono, i potenziometri come se la cavano. Partiamo dal pieno. Direi bene, piuttosto, come si dice, graduale l'aumento del volume, non è di quei
toni che appena lo tocchi vai subito al massimo, e questo è una buona cosa. Il tono, andiamo a sentire il tono. Ecco, lo stesso vale per il tono, anche il tono è molto graduale. Mi sono piaciuti queste sulle chitarre economiche. Spesso qui si va veramente a fare economia, si mettono dei potenziometri molto poco reattivi. In questo caso devo dire promossi a pieni voti. Bene, vedete che insomma pur avendo una caratteristica di chitarra entry level, suona bene. Penso che se si debba fare un regalo, non so, ad un figlio o a un amico, o se si voglia proprio personalmente cominciare a suonare, queste chitarre possono essere una buona occasione. Sappiamo tutti con cosa vanno a scontrarsi queste chitarre. C'è Harley Benton, c'è Echo, ci sono varie Donner, varie aziende che fanno chitarre che stanno all'incirca su questa fascia di prezzo. Ecco, qui noto, perché avendo suonato anche un po' di queste chitarre, noto che la qualità costruttiva è superiore, è migliore. Diciamo le Harley Benton, le TE20, che sono praticamente identiche, hanno spesso, come capita, tasti taglienti, bordi insomma non proprio perfetti. Questa ha un manico assolutamente perfetto, anche i tasti sono posati veramente bene. Va bene, andiamo avanti, poi tiriamo un po' di conclusioni e vediamo anche un po' quanto costano e dove si possono trovare queste chitarre. Andiamo a sentire un po' di suoni puliti. Partiamo con il pick-up al ponte, che di solito ha un output leggermente superiore. Ok, diamo posizione centrale. Manico. Niente male. Di nuovo centrale. Mi piace il suono secco che ha il pick-up al manico, mi ricorda molto, come dovrebbe essere il suo dovere, una bella Telecaster.
avete visto, non c'è schermatura, ma questo è più che normale in questa fascia di prezzo. Poi i potenziometri sono in realtà dei mini potenziometri che però, avete sentito, fanno il loro lavoro, insomma, non è che siano malvagi. Essere a volte mini potenziometri non è sinonimo di mini qualità. C'è uno scasso per un humbucker, eventualmente si volesse fare una modifica. Ovviamente il pick-up è un pick-up ceramico, ma su questo non c'erano dubbi. Andiamo a vedere il ponte. Bene, bisogna rendere atto ad Arrow che comunque la chitarra arriva con delle corde da Dario. Perfetto, anche il ponte ha un pick-up ceramico. Comunque lo scasso è veramente fatto bene e pulito. Non smonto il manico, ma il manico non ha nessun problema, come vi ho già detto è veramente fatto bene e i tasti sono posati molto molto bene. Ok, l'abbiamo vista anche dentro. Bene, allora queste chitarre ho parlato con Luke, il boss della Arrow, e mi diceva che stanno prendendo accordi anche per distribuirle in Italia, ma al momento in Italia non si trovano, ma non è un grosso problema. Ci si può rivolgere direttamente a loro, nel loro sito c'è la sezione contatti, insomma, dove si può scrivere loro e ordinare le chitarre o la chitarra, insomma, quello che volete. Credo che non ci siano nemmeno spese di spedizione, però questo sinceramente non me l'ha specificato. Oppure ci sono altri siti, vi faccio vedere una schermata dove find a dealer, ci sono un sacco di negozi online in Croazia, in Serbia, in Bosnia, insomma in giro attorno all'Italia, che vi spediscono la chitarra senza spese postali ovviamente, per cui si trovano, basta solo cercarle. Ecco, il costo lo vedete, costa dipende dal sito, anche qui si va dalle 130 alle 160 euro. E non capisco una cosa, perché in certi siti la versione strato è meno costosa della tele, che a livello costruttivo costruire una Stratocaster, penso, non sono un liutaio, qualche chitarra l'ho assemblata, però non sono certamente un liutaio. Una versione strato credo abbia delle lavorazioni in più rispetto a una tele. Comunque vabbè, sono cose che non mi competono. Ecco, sappiate comunque che il prezzo è all'incirca dai 120 alle 150-160 euro. Poi dopo, se volete, scrivete voi a Luke e alla Arrow e vi mettete d'accordo con loro. Bene, queste chitarre ovviamente per cominciare sono veramente ottimali, si suonano bene. Ecco, non sono certamente dei miracoli, però voglio dire, avessi avuto una chitarra così quando ho cominciato, probabilmente avrei risparmiato mesi, se non anni, di calli e di rotture di palle con chitarre quasi insuonabili, come era molto spesso facile trovare fino a 30 anni fa. Insomma, ora le aziende si sono svegliate certamente. D'accordo, adesso finiamo qui. C'è un'altra Arrow da provare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. La proverò e ve la farò sentire. Se la volete sentire subito, più presto, scrivetelo nei commenti. È una strato, ecco, per cui ecco, tele e strato, siamo versante Fender. D'accordo, per ora ci fermiamo qui e ci vediamo molto presto. Alla prossima, ciao!